Essere da soli in un mondo alieno, buio, molto silenzioso e sconosciuto, dove ad ogni passo può celarsi una trappola o, se siamo fortunati, un oggetto utile. Benvenuti da Emanuele in una nuova puntata di Videogiochi da ricordare, la mia serie divulgativa che vuole riscoprire i videogiochi che hanno lasciato un segno nella storia. L'atmosfera che ho appena descritto è quella che si respira in Metroid, pubblicato in origine nel 1986 sul Famicom Disk System e arrivato da noi 2 anni più tardi sul Nintendo. Ma prima di addentrarci nelle profondità di Zebes, il pianeta dove è ambientata l'avventura, facciamo qualche breve accenno alla storia di un genere videoludico che da Metroid prende proprio il nome, vale a dire il Metroidvania. Buona visione! Definire l'esatta nascita dei Metroidvania non è una cosa così semplice perché, come spesso accade, ci sono diversi punti di vista. Un elemento principe dei Metroidvania è l'esplorazione non lineare ed effettivamente questa caratteristica si era già vista anche in opere precedenti a Metroid, come ad esempio alcune avventure pubblicate su diversi modelli di home computer come il famoso Commodore 64. C'è chi sostiene che si sia iniziato a parlare più nello specifico di Metroidvania solo dopo la pubblicazione di Castlevania Symphony of the Night nel 1997, riconoscendo in quel titolo una perfetta fusione delle meccaniche di esplorazione non lineari di Metroid con elementi RPG. In effetti il termine Metroidvania nasce proprio dall'unione di questi due videogiochi, da un lato Metroid e dall'altro appunto Castlevania. Altri invece affermano che il termine Metroidvania è apparso per la prima volta nei primi anni 2000, proprio per descrivere quei videogiochi che mescolavano l'esplorazione, la non linearità a elementi tipici di un gioco di ruolo. Indipendentemente da quando sia stato coniato il nome, è comunque innegabile che Metroid sia stato il pioniere principale. Protagonista di Metroid è Samus Aran, un'eroina che torna su un pianeta desolato tra le rovine di una razza aliena da cui è stata però allevata dopo la scomparsa dei genitori. Il suo intento è indagare sui test condotti su una particolare forma di vita, chiamata appunto Metroid, per evitare che dei pericolosi pirati spaziali possano trarre vantaggio da questi esperimenti. Quando ancora i videogiochi non erano dei grandi mondi aperti da esplorare, molto spesso il cammino dei nostri alter ego virtuali era un percorso lineare che andava da un punto A a un punto B, con un incedere dello schermo che andava solitamente da sinistra verso destra. Invece Metroid è un gioco che mescola elementi platform e di azione, pensato per spingere il giocatore a tornare più volte sui propri passi. È un'opera ambientata in un claustrofobico mondo da esplorare, pieno di cunicoli, di passaggi segreti e soprattutto di zone che si sbloccheranno man mano che entreremo in possesso dei potenziamenti per l'armatura di Samus. Vorrei sottolineare che questa progressione, basata sull'acquisizione di nuove abilità, come ad esempio la possibilità di saltare più in alto, è proprio uno dei pilastri del gameplay che poi definirà il genere Metroidvania, perché così si stuzzica il giocatore a tornare indietro per raggiungere luoghi della mappa che sicuramente aveva già addocchiato, ma che non era possibile raggiungere. Graficamente Metroid propone un character design inconfondibile, infatti la stessa Samus e anche tutte le varie creature che
che si trovano nel gioco sono diventate delle icone nel mondo dei videogame. Anche le ambientazioni che miscelano luoghi freddi e asettici ad altri più rigogliosi e pieni di vita aliena sono diventati un tratto distintivo per tutti gli episodi di questa saga. Tuttavia il level design estremamente curato insieme ai power-up resta la vera punta di diamante di tutta la serie Metroid, ma è da apprezzare moltissimo il fatto che già nella sua prima incarnazione del 1986, ed è per questo motivo che gli affido la medaglia al valore storico, nonostante i limiti della tecnologia di allora, il gioco riesce molto bene a ricreare una certa tensione mentre ci si appresta ad esplorare una nuova zona. L'ansia di trovarsi in luoghi insicuri e silenziosi, che si scontra con il piacere per l'esplorazione e soprattutto la trepidazione per il prossimo upgrade da agganciare all'armatura, sono le principali sensazioni che quest'opera degli anni '80 riusciva a trasmettere. Chi lo volesse provare con un comparto tecnico migliorato potrebbe recuperare la versione pubblicata su Game Boy Advance nel 2004 che si chiama Metroid Zero Mission. Dietro a un capolavoro come Metroid ci sono ovviamente delle menti brillanti che hanno plasmato il genere. Lasciatemi però spiegare perché ho trovato qualche difficoltà a identificare le figure chiave dietro a questo progetto. Molto spesso gli appassionati di videogiochi accreditano i meriti principali di Metroid a Gunpei Yokoi, famoso per la progettazione ad esempio del Game Boy e del joypad del NES, perché Nintendo aveva affidato al team ricerca e sviluppo, di cui Yokoi era a capo, la creazione del gioco. Sappiamo che per Metroid ha ricoperto il ruolo di producer, un ruolo che però può essere anche solo di rappresentanza. Infatti non ho trovato fonti attendibili che specificano quale è stato il vero contributo di Yokoi nello sviluppo del gioco. Ci sono poi anche tanti siti web dove mi sono imbattuto in discrepanze tra i vari game director citati per l'avventura, fino però a quando ho trovato un'intervista pubblicata niente meno che sul sito di Nintendo, che tra l'altro vi lascio linkata in descrizione. Da questa intervista si evince che la guida del progetto è passata sotto diverse mani. Per la maggior parte del tempo Metroid fu affidato interamente a due novellini che non avevano molta esperienza, Hiroshi Kiyotake e un altro suo collega, di cui però non so per quale motivo non viene rivelato il nome. In seguito Kiyotake si occupò principalmente del character design e a circa 3 mesi dal termine dei lavori l'intero team ricerca e sviluppo di Nintendo si immerse a capofitto nello sviluppo di Metroid. Tra tutti, Yoshio Sakamoto, pur non essendo citato come game director, sembra essere la persona che ha apportato i contributi più interessanti, soprattutto a livello di direzione artistica. Si rese infatti conto che il gioco mancava di una certa identità e decise di ispirarsi al film Alien del 1979 e più in generale alle opere dell'artista svedese Hans Giger. Siamo finalmente arrivati nel Viale dei Ricordi, la mia sottorubrica preferita, ma qui devo confessare che io il primo Metroid non l'ho giocato ai tempi perché non avevo il NES, l'ho comunque recuperato molto più in là, ma dovete sapere che il mio primo Metroid è stato Metroid Prime sul GameCube e devo dire che preparando i materiali per questa retrospettiva ho potuto davvero rendermi conto dell'ottimo lavoro che avevano fatto gli sviluppatori del primo Metroid sul Nintendo, che davvero con pochi pixel erano comunque riusciti a ricreare molto bene quella sensazione di mondo alieno, mondo silenzioso, apparentemente tranquillo, che invece io avevo vissuto per la prima volta su GameCube. Quindi se anche voi avete qualche ricordo particolare da condividere su questo videogioco, vi invito a lasciarlo nello spazio destinato ai commenti. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questa puntata e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!